Noi Cossiga l'abbiamo sentito non in aula perché lui si è avvalso della sua qualifica di senatore a vita, ex presidente, e quindi siamo andati a sentirlo, mi sembra, in Senato. Me lo ricordo perché tutto il tribunale, i trascrittori, i cancellieri, gli avvocati si spostarono in Senato per sentire Cossiga. Io mi sono riletto le trascrizioni dell'esame di Cossiga del tempo e non disse nulla dei francesi, nulla di quello che poi ha detto in seguito quando, ultra novantenne, ha detto che secondo lui erano stati i francesi. La stessa identica cosa è capitato per Amato. Io ho qui il verbale che noi abbiamo prodotto alla Procura di Roma, che Amato rende in tribunale il 12 dicembre del 2001, sono 140 pagine, me lo ricordo perché ero presente in aula e l'abbiamo sentito per molte ore, è stato sottoposto alle domande degli avvocati di parte civile, dei pubblici ministeri, degli avvocati degli imputati e del tribunale, e rileggendo tutte le 140 pagine di testimonianza di Amato, che in tribunale si impegnò a dire la verità quando venne come testimone, non c'è una parola sui francesi, sugli aerei francesi, sul traffico aereo di Solenzara e sul fatto che lui fosse a conoscenza di questa attività volativa notturna il 27 giugno dell'80 da parte dei francesi. Cosa che invece ha detto a settembre del 2023 ai giornali, ormai pensionato, fuori da ogni incarico, ha convocato una conferenza stampa e fa molta più notizia Amato quando racconta una cosa del genere, piuttosto che noi quando produciamo alla Procura di Roma il verbale dicendogli ma a questo punto lo dovete forse riconvocare perché dovete chiedere all'onorevole Amato se ha detto bugie il 12 dicembre del 2001 o ha nascosto quello che sapeva sui francesi nel 2001 quando sotto giuramento è stato sentito nel processo, o se sta procurando allarme perché sta creando una inutile tensione, perché crei delle tensioni internazionali quando un ex presidente del Consiglio dice coram populo davanti ai giornalisti che sono stati i francesi ad abbattere un aereo italiano che è costato la vita a 81 persone. Quindi non ha detto una cosa da poco. Il pubblico ministero che ha in mano il fascicolo ci ha detto no, ma sono i titoli dei giornalisti, i giornalisti hanno pompato la vicenda, Amato dice solo delle cose come sue osservazioni, come suo parere, ma non dice cose vere, l'ha detto che è una sua idea che si è fatto. E quindi è rimasto che nel processo nel 2001 ha detto la verità, almeno a quanto mi consta, e dopo invece davanti ai giornalisti ha espresso una sua opinione, ma come ha detto lui poi nella conferenza stampa che ha convocato successivamente, un'opinione non basata su fatti concreti o su prove. Allora ripeto, Ustica è tutto il contrario di tutto. Tutti si alzano una mattina e parlano di Ustica e dicono cose su Ustica riprendendo spunti da varie fonti. Secondo me l'unica fonte accreditata sono i 2 milioni di atti che stanno nell'archivio del Tribunale, della Corte d'Assise, dell'Aula Bunker di Rebibbia, dove sono custoditi, che noi abbiamo visto, che i tribunali hanno valutato e che la Corte d'Assise di Roma ha dichiarato inesistenti le accuse nei confronti degli generali. La Corte d'Appello ha detto che erano degne di una sceneggiatura di un film, ma non potevano riempire le pagine di una sentenza. La Corte di Cassazione ha finito per confermare in toto la sentenza della Corte d'Appello. Quindi voglio dire, i giudizi penali si sono conclusi dando delle risposte che però non sono interessate all'opinione pubblica, ai giornalisti, a quelli che dovrebbero fare informazione corretta, e si sono create tutta una serie di, secondo me, falsi miti, false informazioni, ipotesi, probabilità di eventi che hanno riempito e riempiono tuttora le pagine dei giornali. Io ripeto, come avvocato mi attengo ai fatti, alle carte processuali. Sono convinto che la Commissione Misiti sia l'unica commissione accreditata, l'ultima che ha investigato, perché ce ne sono state tante altre prima, ma nessuna che ha avuto a disposizione, ripeto, il relitto dell'aereo per accertare i fatti. Allora, guardi, ci sono 2 procedimenti pendenti, uno quello del 2008 presso la Procura Pubblica di Roma che nasce proprio sulla base delle dichiarazioni di Cossiga,
Tanto queste dichiarazioni sono state prorompenti e dirompenti e probanti che dal 2008 siamo nel 2024, si faccia il calcolo di quanto è passato, l'indagine è ancora lì ferma nell'ufficio della Procura del Pubblico Ministero titolare, da quello che ne so io non ha accettato nulla. Noi avevamo proposto un'altra denuncia, esposto, producendo proprio il carteggio, ha desecretato questo carteggio fra i servizi segreti italiani e i terroristi palestinesi per provare a dare un impulso alla tesi investigativa sulla bomba. Abbiamo dato degli input investigativi anche di un cittadino palestinese che è stato arrestato in America, che è stato accusato di essere quello che ha costruito la bomba che fu messa sull'aereo di Lockerbie, chiedendo di andarlo ad ascoltare. Abbiamo evidenziato la necessità di sentire l'onorevole Giovanardi, perché l'onorevole Carlo Giovanardi era stato il rappresentante del governo chiamato a relazionare il Parlamento in relazione alla vicenda Ustica, ed è stato quello che si è occupato della desecretazione degli atti che stavano nell'archivio di Stato. Quindi abbiamo dato degli input investigativi. La Procura di Roma, per tutta risposta, pochi mesi fa ci ha notificato la richiesta di archiviazione, noi ci siamo opposti alla richiesta di archiviazione, adesso il tutto è al vaglio del giudice per valutare la fondatezza della nostra opposizione rispetto alla richiesta di archiviazione. La verità è che le indagini che erano in piedi alla Procura di Roma non hanno portato a nulla, che una è stata aperta nel 2008 e non ha dato esiti, quella che abbiamo sollecitato noi non è stato fatto niente di quello che noi avevamo chiesto di fare, e per tutta risposta è stata fatta una nuova richiesta di archiviazione. Noi ci siamo opposti, ci rimettiamo al giudice, speriamo che la valutazione degli atti processuali che gli abbiamo dati sia soddisfacente.